Ciao a tutti, Sire S7 New Gen, guardate che roba, bellissima veramente, ed è solo uno dei tanti colori disponibili. Sire sta veramente asfaltando il mercato, nel senso che fa delle chitarre pazzesche, veramente professionali, a dei prezzi accessibili praticamente a tutti. E dopo andiamo a vedere un po' più a fondo questa cosa. Allora, questa è la nuova generazione, New Gen della S7, che già era un bel chitarrone, una chitarra che andava benissimo. Il corpo è in ontano nordamericano con un top in acero fiammato. È un top, non è un foglio, vedete, il top fa anche da bending, molto carino, a me piace. I pick up sono dei pick up della Sire LC, vediamo, devo leggere, vediamo, pick up serie LC Super ST. Vabbè, non si sa, mi sembra siano degli Alnico 5, però non l'ho visto scritto da nessuna parte e non capisco perché certe aziende non mettono di che cosa sono fatti i loro pick up. Ok, va bene, non importa. Un volume e un tono che ha il push pull di quelli che a me piacciono molto perché sono molto più comodi, basta schiacciare invece di andare lì a tirar su e poi a schiacciare, è molto più comodo così. 5 posizioni, un humbucker e 2 single coil. Il battipenna è in alluminio anodizzato. Il ponte è a due punti, molto bello, c'è un gran bel blocco dietro, e vi metto le foto per farvelo vedere. Il corpo ha una forma molto ergonomica, con ovviamente tutti gli incassi per agevolare la suonabilità. Anche qui vedete il manico è in acero tostato, ha un compound radius da 9,5 a 14 e il capotasto da 42 mm è in grafite. I tasti in acciaio sono posati benissimo e i segnatasti sono, dicono, forma rettangolare allungata con il centro in abalone. Ecco, i tasti sono medium jumbo e sono in acciaio inossidabile, altre qui veramente upgrade rispetto alla precedente che aveva i tasti normalissimi in nickel. La precedente versione aveva anche il capotasto in osso, se non ricordo male, questo è in grafite della Graphtec, ha i segnatasti laterali fosforescenti, si illuminano al buio. E cos'altro? Ecco, altre cose da dirvi su questa chitarra non ne ho. Andiamo a sentire un po' di suoni. Vi chiedo prima, se già non siete iscritti al mio canale, di considerare di farlo e mi aiutate moltissimo a portarvi contenuti come questo e molti altri ancora. Grazie, grazie di cuore. Allora andiamo a sentire subito questa chitarra con un po' di suoni puliti.
Avete sentito nei suoni puliti il classico suono Stratocaster. L'humbucker mi ha stupito perché ha un notevole output, bisognerà abbassarlo un pochino, però è una sua caratteristica. Sicuramente mi sa che questo humbucker è un Alnico 5. Come dicevo, il push-pull non dà grandi differenze, mi dà più l'idea che più che un single coil split sia un piccolo booster. Ecco, non sono riuscito a capirlo perché non ha tutta questa influenza sul suono. Ecco, andiamo ora sui suoni distorti, e anche qui la chitarra senz'altro mi è piaciuta. Ho messo una distorsione molto leggera, un crunch, e poi la sentiremo magari con una distorsione bella pesante. Ecco, anche qui la chitarra ha dato prova di essere una gran bella chitarra. Bisognerebbe poi sentirla con un'aggiunta di effetti, con vari tipi di amplificatori, ecco, per cui non ho voglia di fare un video e voi non avete voglia di stare mezz'ora incollati alla poltrona, per cui fidatevi che questa chitarra ha garanzie e qualità da vendere. Una cosa volevo dire, ecco, volevo come sempre farvi ragionare. Questa chitarra costa sui 700 euro e qualcosa. Allora, questa qualità non la trovate assolutamente sulle Fender Player, le Player 2, le Player Plus,
ma nemmeno sulle American Performer della Fender, che costano un po' di più, ma non ci arrivano, e questa costa meno di una Fender Player 2. E anche le Player 2 modificate che sono uscite da poco. Fender continua a sfornare modelli nuovi che in realtà non aggiungono nulla a quello che già sono le altre Fender. Questa chitarra vale assolutamente la pena, cioè fateci un pensiero, non ancoratevi sul fatto di avere scritto Fender, anche perché queste Sire, ma anche le precedenti, acquisteranno valore senz'altro, perché sono chitarre che hanno un grande valore, e per cui anche la rivendibilità, voi che siete fissati con questa cosa della rivendibilità e vi comprate le chitarre pensando già di rivenderle, anche la rivendibilità è assicurata, per cui penso che, come ho messo sulla copertina di questo video, Sire, a mio giudizio, asfalterà Fender. Fender dovrà senz'altro correre ai ripari. Non ho menzionato le Fender standard, perché quelle veramente le considero una presa in giro. Io quando parlo di Fender parto dalle Player. Ok, andiamo ora a sentirla un po' più cattiva su una base musicale, 1 minuto di suonata. Non è venuta come mi sarebbe piaciuto, ma in ogni caso, dai, è passabile. Andiamo a sentirla. Ok, allora questa chitarra vale tutti i soldi che costa, ma molto di più dei soldi che costa. Non lo dico perché sono sponsorizzato o cosa da Sire, proprio zero, anzi ho avuto questa chitarra da Piazzo Strumenti Musicali e domani gliela dovrò restituire. A malincuore, devo dire la verità. Comunque è una chitarra che assolutamente lascerà il segno, ce ne saranno molte in giro, a parte la bellezza che è fuori discussione. Questa chitarra vale la pena, penso di averlo detto più volte. Quindi il video finisce qui. Se ci sono domande, sui commenti sono a disposizione, e ci vediamo molto presto per un altro interessante video. Grazie e ciao.